Lezione 1. La combinazione perfetta di snack. Anna, ho un paio di barrette energetiche e delle mele a fette. Sembra una combinazione perfetta, non credi? Assolutamente, John. Le barrette energetiche sono ottime per una rapida carica e le mele a fette aggiungono un tocco rinfrescante e salutare. È uno spuntino equilibrato. Sono d'accordo. Le barrette energetiche forniscono il carburante necessario, mentre le mele apportano dolcezza e fibre naturali. È una soluzione vantaggiosa per tutti. Inoltre, la combinazione dei carboidrati delle barrette energetiche e delle vitamine delle mele può mantenerti pieno di energia e soddisfatto. È esattamente quello che mi serve per venire a prendermi a mezzogiorno. Trovo che fare uno spuntino salutare mi mantenga concentrato e produttivo. Fare spuntini intelligenti può davvero aiutare a mantenere i livelli di energia e prevenire il crollo pomeridiano. È essenziale per rimanere aggiornati sulle attività. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. È importante fare scelte consapevoli quando si tratta di spuntini. Quali altri snack mi consigliate? Le noci, come mandorle o noci, sono un'ottima opzione. Forniscono grassi e proteine sani, che possono aiutarti a mantenerti pieno e soddisfatto. Lo terrò a mente. Le noci sono comode e facili da trasportare. Hai altri suggerimenti per uno spuntino? Lo yogurt greco con frutti di bosco è un'altra opzione nutriente e deliziosa. Lo yogurt offre proteine e le bacche forniscono antiossidanti. Sembra una combinazione gustosa. Ci proverò sicuramente. È fantastico avere una varietà di snack per mantenere le cose interessanti. Assolutamente, John. Avere una gamma di snack salutari ti assicura di non annoiarti e ti aiuta a soddisfare le tue esigenze nutrizionali. Non potrei essere più d'accordo. La varietà è la chiave per attenersi a un piano alimentare sano. Grazie per aver condiviso queste idee per gli snack, Anna. Benvenuto, John. Sono sempre felice di condividere idee per spuntini nutrienti. Si tratta solo di trovare ciò che funziona meglio per te. In effetti, è importante trovare snack soddisfacenti e nutrienti. Ecco come fare scelte intelligenti per gli snack e rimanere energici. Complimenti, John. Ti auguro tante piacevoli e nutrienti pause merenda. Rimani sano ed energico per tutto il giorno. Grazie Anna. I tuoi auguri significano molto. Mi assicurerò di tenere i miei snack a portata di mano e di sfruttare al massimo le mie pause. Lezione 2. Regalo personalizzato. Anna, stai pensando di fare un regalo personalizzato? Stavo pensando di creare un album fotografico personalizzato per il compleanno di mia sorella. È un'idea meravigliosa, John. I regali personalizzati sono premurosi e unici. Un album fotografico sarebbe un ottimo modo per catturare ricordi speciali. Esattamente. Voglio creare qualcosa di significativo che possa amare. Hai qualche suggerimento su come creare un album fotografico personalizzato? Un'idea è quella di raccogliere foto che abbiano un valore sentimentale e disporle cronologicamente o in base a temi o eventi diversi. Sembra un ottimo approccio. Posso selezionare foto da varie pietre miliari e momenti condivisi con mia sorella. Renderà l'album ancora più speciale. Puoi anche aggiungere didascalie o brevi descrizioni per accompagnare le foto.
Aggiunge un tocco personale e aiuta a raccontare la storia dietro ogni immagine. Mi piace l'idea. L'inclusione delle didascalie renderà l'album più coinvolgente e fornirà un contesto per i ricordi catturati nelle foto. Un'altra opzione è quella di incorporare altri elementi, come note scritte a mano, disegni o anche piccoli ricordi, per rendere l'album ancora più unico. È un suggerimento fantastico. L'aggiunta di questi tocchi personali renderà l'album davvero unico nel suo genere e rifletterà il legame che condivido con mia sorella. Assolutamente, John. Sono quei piccoli dettagli che possono fare la differenza e mostrare al destinatario quanto pensiero e amore sono stati messi nel regalo. Non potrei essere più d'accordo. Voglio che questo regalo sia una sincera espressione del mio apprezzamento per mia sorella. Grazie per il tuo contributo, Anna. Benvenuto, John. Sono lieto di esserti stato utile. Sono sicuro che tua sorella apprezzerà l'album fotografico personalizzato e l'impegno che ci metti. Lo spero anch'io. È un regalo del cuore e non vedo l'ora di vedere la sua reazione quando lo aprirà. Ecco come creare regali significativi e personalizzati. Complimenti, John. Ti auguro tutto il meglio per la creazione dell'album fotografico. Che porti gioia e ricordi meravigliosi alla festa di compleanno di tua sorella. Grazie Anna. I tuoi auguri significano molto. Mi assicurerò di condividere il risultato e quanto le sia piaciuto il regalo personalizzato. Lezione 3. Trovare il proprio stile. Anna, sto pensando di rinnovare il mio guardaroba. Voglio vedere cosa mi si addice meglio. Hai qualche consiglio per trovare il mio stile personale? Ottima idea, John. Provare stili diversi e sperimentare look diversi può aiutarti a scoprire cosa ti piace. Sono d'accordo. Sento che è il momento di cambiare e di esplorare diverse opzioni di moda. Da dove mi suggerisci di iniziare? Un buon punto di partenza è raccogliere ispirazione. Sfoglia le riviste di moda, sfoglia i siti web di moda online o persino crea una bacheca Pinterest con i look che ti piacciono. Questo ha senso. Inizierò a raccogliere immagini e idee per farmi un'idea migliore degli stili che mi attraggono. Mi aiuterà a restringere le mie scelte. Una volta che hai trovato l'ispirazione, è il momento di andare a fare shopping. Visita diversi negozi e prova abiti in vari stili e tagli per vedere cosa esalta il tuo tipo di corpo. Provare stili diversi sembra un modo divertente e interattivo per trovare ciò che mi si addice meglio. Sono entusiasta di vedere come mi stanno i diversi vestiti. Può essere un'esperienza divertente e illuminante, John. Ricordati di mantenere una mente aperta e di essere disposto a uscire dalla tua zona di comfort. Sono pronta a provare cose nuove e uscire dalla mia zona di comfort nel campo della moda. Voglio trovare uno stile che rappresenti la mia personalità e mi faccia sentire sicura di me. Questo è lo spirito, John. La fiducia è fondamentale quando si tratta di stile personale. Quando ti senti bene con quello che indossi, traspare. Esattamente. Credo che quando ti senti a tuo agio e sicuro del tuo abbigliamento, ciò influenzi positivamente il tuo comportamento generale e il modo in cui gli altri ti percepiscono. Assolutamente, John. Il tuo stile personale è un'espressione di chi sei. È un potente strumento per esprimersi e fare una dichiarazione.
Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio nella moda e scoprire il mio stile personale. Grazie per la guida e l'incoraggiamento, Anna. Benvenuto, John. Sono lieto di esserti stato utile. Sono sicuro che troverai uno stile che ti si addice perfettamente. Ecco come trovare la tua identità di moda. Complimenti, Anna. Vi terrò aggiornati sulla mia esplorazione della moda e sugli stili che scopro. Grazie per il tuo supporto. Lezione 4. Prepararsi alla genitorialità. Anna, io e mia moglie aspettiamo un bambino. Stiamo iniziando a prepararci per la genitorialità. Vedo che possiamo sicuramente organizzare una culla per te. Altre richieste o suggerimenti? Congratulazioni, John. È una notizia meravigliosa. Una culla è davvero un elemento essenziale. Hai pensato di procurarti anche un fasciatoio? Grazie Anna. Un fasciatoio sembra una pratica aggiunta alla cameretta. Renderebbe più comodo il cambio del pannolino. Lo aggiungerò alla lista. Un altro elemento che potresti prendere in considerazione è una comoda sedia a dondolo o un aliante. Può essere un luogo rilassante per l'alimentazione e il legame con il bambino. È un ottimo suggerimento, Anna. Una sedia a dondolo o un aliante creerebbero un ambiente accogliente per quei momenti speciali con il nostro piccolo. Inoltre, non dimenticare di rendere la casa a prova di bambino. L'installazione di cancelletti di sicurezza, la messa in sicurezza dei mobili e la copertura delle prese elettriche sono passaggi importanti. Hai ragione, Anna. La sicurezza è una priorità assoluta. Rendere la casa a prova di bambino ci darà tranquillità e garantirà un ambiente sicuro da esplorare per il nostro bambino. È anche una buona idea avere un baby monitor. Ti permette di tenere d'occhio il bambino, anche quando ti trovi in una stanza diversa. È sicuramente sulla nostra lista, Anna. Un baby monitor ci aiuterà a monitorare il sonno del nostro bambino e a garantirne il benessere, anche a distanza. Infine, considera di fare scorta di articoli essenziali per bambini come pannolini, salviette e vestiti per bambini. È utile avere una scorta pronta per quei primi giorni. Assolutamente, Anna. Avere una scorta di articoli essenziali per bambini ci salverà dalle corse dell'ultimo minuto al negozio. Si tratta solo di essere preparati. Sembra che tu sia sulla strada giusta, John. Essere genitori è un viaggio emozionante, essere preparati può rendere la transizione più agevole. Stiamo facendo del nostro meglio per prepararci a questo nuovo capitolo della nostra vita. Grazie per i suggerimenti e le indicazioni, Anna. Benvenuto, John. Sono felice di aiutare. La genitorialità è un'esperienza meravigliosa e gratificante. Auguro a te e a tua moglie tutto il meglio per questo viaggio. Grazie Anna. I tuoi auguri significano molto. Faremo in modo di tenervi aggiornati sui nostri preparativi e sull'arrivo del nostro piccolo pacchetto di gioia. Lezione 5. Valutazione delle opzioni. Anna, ho esaminato le proposte per il nuovo progetto e sì, l'ho fatto. Nel complesso, sembrano accettabili, ma ho alcune preoccupazioni. È bello sentirlo, John. È importante valutare attentamente le opzioni e risolvere eventuali dubbi prima di prendere una decisione. Quali sono le tue preoccupazioni specifiche? Una preoccupazione è la tempistica. Ritengo che la tempistica proposta sia troppo ambiziosa e potrebbe esercitare pressioni inutili sul team.
Questa è una preoccupazione valida, John. È fondamentale stabilire aspettative realistiche e dare al team abbastanza tempo per fornire un lavoro di alta qualità. Esattamente. Affrettare il progetto potrebbe compromettere la qualità e portare a errori. Penso che sia importante comunicare questa preoccupazione alle parti interessate. La comunicazione è fondamentale in situazioni come questa. Esprimete le vostre preoccupazioni alle parti interessate e proponete una tempistica più fattibile che consenta un lavoro approfondito. Lo farò sicuramente, Anna. È essenziale avere una comunicazione aperta e onesta per garantire che tutti siano sulla stessa pagina e comprendano i potenziali rischi. Un'altra preoccupazione che ho notato è il budget. Hai trovato proposte che superano il budget stanziato? Sì, questo è un altro motivo di preoccupazione. Alcune proposte superano il budget e penso che sia fondamentale trovare un equilibrio tra costi e qualità. È importante valutare il valore e i risultati di ciascuna proposta e valutarli rispetto al budget. A volte, un costo leggermente superiore può portare a risultati migliori. È una buona prospettiva, Anna. Dobbiamo considerare i benefici a lungo termine e il ritorno sull'investimento quando prendiamo decisioni sul budget. Assolutamente, John. Si tratta di trovare il giusto equilibrio e garantire che la proposta scelta sia in linea con gli scopi e gli obiettivi del progetto. Infine, ho una preoccupazione per l'allocazione delle risorse. Alcune proposte richiedono più risorse di altre e dobbiamo assicurarci di avere la capacità necessaria. L'allocazione delle risorse è un aspetto fondamentale da considerare. Valuta la disponibilità delle risorse e valuta se i progetti proposti sono in linea con le capacità del team. Valuterò attentamente i requisiti delle risorse e li discuterò con il team. È importante assicurarsi di poter portare a termine il progetto con successo. Sembra che tu stia adottando un approccio accurato e ponderato, John. Risolvere queste preoccupazioni aiuterà a mitigare i rischi e ad aumentare le possibilità di successo del progetto. Grazie Anna. Il tuo supporto e le tue informazioni sono preziose. Lavorerò per risolvere questi problemi e trovare la migliore soluzione possibile per il progetto. Benvenuto, John. Sono lieto di esserti stato utile. Ricordati di comunicare le tue preoccupazioni in modo efficace e di lavorare verso una soluzione a vantaggio del progetto e del team. Lo terrò a mente, Anna. Grazie ancora per la tua guida. Vi terrò aggiornati sui progressi e sugli eventuali sviluppi riguardanti il progetto. Lezione 6. Divertimento con la pizza fatta in casa. Anna, ho voglia di una pizza fatta in casa. Preparare la pizza da zero è un ottimo modo per divertirsi e gustare cibi deliziosi. Non potrei essere più d'accordo, John. La pizza fatta in casa ti permette di personalizzare i condimenti e creare una pizza che si adatta perfettamente ai tuoi gusti. Quali condimenti hai in mente? Sto pensando a una classica pizza margherita con pomodori freschi, basilico e mozzarella. Semplice ma saporita. E tu, Anna? Sembra delizioso, John. Preferisco una combinazione di funghi, cipolle, peperoni e peperoni piccanti. Mi piace mangiare qualcosa in più nella mia pizza. Ottime scelte, Anna. Cominciamo preparando l'impasto della pizza. Avremo bisogno di farina, lievito, acqua, olio d'oliva e un pizzico di sale.
Preparo gli ingredienti mentre tu prepari l'impasto. Ricordatevi di lasciarlo lievitare per circa un'ora per garantire una crosta leggera e soffice. Assolutamente, Anna. La pazienza è fondamentale quando si tratta di impasti per la pizza. Mentre lievita, possiamo preparare la salsa e raccogliere i condimenti. Per la salsa, avremo bisogno di pomodori schiacciati, aglio, origano e un filo d'olio d'oliva. È sempre bello avere una salsa fatta in casa. Sono completamente d'accordo, Anna. La salsa fatta in casa aggiunge un sapore fresco e autentico alla pizza. Ora tritiamo i condimenti e preriscaldiamo il forno. Mentre stai tagliando i condimenti, preriscalderò il forno alla massima temperatura. Un forno caldo assicura una pizza croccante e cotta alla perfezione. Sta andando tutto bene, Anna. Ora è il momento di stendere la pasta e assemblare le nostre pizze con salsa, formaggio e condimenti. Non dimenticare di cospargere di parmigiano grattugiato e un filo d'olio d'oliva. Aggiunge un tocco finale di sapore e ricchezza. Giusto, Anna. Ora faremo scivolare le nostre pizze su una pietra per pizza o una teglia preriscaldata e le lasceremo cuocere per circa 10-15 minuti. L'aroma della pizza appena sfornata sta riempiendo la cucina, John. Non vedo l'ora di assaggiare le nostre creazioni. È quasi ora di gustare la nostra pizza fatta in casa. Le pizze sono sfornate, Anna. Hanno un aspetto fantastico. Li tagliamo a fette e scaviamo. La pizza fatta in casa è sempre una delizia. Non potrei essere più d'accordo, John. La pizza fatta in casa è un atto d'amore e il gusto è imbattibile. Assaporiamo ogni boccone delle nostre deliziose creazioni. Grazie per esserti unita a me in questa avventura di pizzaiolo, Anna. È stata un'esperienza divertente e gustosa. Sono contenta che abbiamo deciso di fare la pizza partendo da zero. Benvenuto, John. È stato un piacere. Fare la pizza fatta in casa è sempre un ottimo modo per legarsi e gustare del buon cibo. Tante altre serate a base di pizza. Complimenti, Anna. Non vedo l'ora di trascorrere altre serate a base di pizza e avventure culinarie con te. Continuiamo a esplorare il mondo delle delizie fatte in casa. Lezione 7. Routine di lavanderia. Anna, quanto spesso fai il bucato? Di solito lo fai una volta alla settimana o giù di lì? Bella domanda, John. Cerco di fare il bucato una volta alla settimana per tenermi aggiornato e assicurarmi di avere vestiti puliti per tutta la settimana. E tu? Ho praticamente gli stessi orari, Anna. Fare il bucato una volta alla settimana sembra andare bene anche per me. Mantiene le cose organizzate e previene l'accumulo di vestiti sporchi. Sono d'accordo, John. È importante stabilire una routine che funzioni per te e si adatti al tuo stile di vita. La costanza nel fare il bucato aiuta a mantenere la pulizia e l'ordine. Assolutamente, Anna. Inoltre, fare il bucato regolarmente mi assicura anche di avere abbastanza vestiti puliti per il lavoro e altre attività. Si tratta solo di essere preparati. Questo è un buon punto, John. È sempre meglio avere vestiti puliti a portata di mano piuttosto che strapazzarli all'ultimo minuto. Un po' di pianificazione fa molto. Sicuramente, Anna. Quando si tratta di lavanderia, trovo che disporre di un sistema aiuti a semplificare il processo. Ordinare i vestiti per colore e tipo di tessuto lo rende più semplice.
Sono d'accordo, John. Lo smistamento dei vestiti non solo previene lo scolorimento, ma aiuta anche a scegliere le giuste impostazioni di lavaggio per i diversi tessuti. È una pratica che fa risparmiare tempo. Esattamente, Anna. Parlando delle impostazioni di lavaggio, mi assicuro di leggere le etichette di manutenzione sui vestiti per determinare la temperatura e il ciclo appropriati. È una buona abitudine, John. Seguire le istruzioni per la cura assicura che i nostri vestiti rimangano in buone condizioni e durino più a lungo. È un dettaglio piccolo ma importante. Lo è davvero, Anna. E quando si tratta di asciugare i vestiti, preferisco usare uno stendibiancheria o uno stendino quando possibile. Risparmia energia ed è più delicato sui vestiti. Sono d'accordo con te, John. L'asciugatura all'aria è un'ottima opzione, soprattutto per i capi delicati. Aiuta a mantenerne la forma e riduce il rischio di restringimento. Assolutamente, Anna. Inoltre, il profumo fresco dei vestiti asciugati all'aria è un ulteriore vantaggio. È come portare un po' di aria aperta in casa. È meraviglioso, John. Ora, non dimentichiamo di piegare e organizzare i vestiti puliti. Trovo che dedicare qualche minuto in più per farlo nel modo giusto faccia risparmiare tempo a lungo termine. Non potrei essere più d'accordo, Anna. I vestiti ben piegati e organizzati rendono più facile trovare ciò di cui hai bisogno quando ti vesti. È un piccolo passo verso una vita organizzata. Sono le piccole cose che fanno la differenza, John. E seguire una routine di lavanderia aiuta a mantenere la pulizia, l'ordine e, in ultima analisi, la tranquillità. Ben detto, Anna. Stabilire una routine di lavanderia che funzioni per te è una parte piccola ma importante per mantenere una famiglia ben funzionante. Ne vale la pena. Lezione 8. Affrontare domande impegnative. Sono d'accordo. Hai qualche consiglio per affrontare le domande più comuni e impegnative, Anna? Assolutamente, John. Di fronte a una domanda impegnativa, è importante mantenere la calma e la calma. Prenditi un momento per raccogliere i tuoi pensieri prima di rispondere. Questo è un ottimo punto, Anna. È meglio fermarsi e raccogliere le proprie idee piuttosto che dare una risposta affrettata. La compostezza può aiutarti a fornire una risposta ponderata. Esattamente, John. Inoltre, è essenziale ascoltare attentamente la domanda e assicurarsi di comprenderla appieno. Non esitate a chiedere chiarimenti se necessario. Non potrei essere più d'accordo, Anna. A volte, chiarire la domanda può darti una migliore comprensione di ciò che la persona sta cercando nella sua risposta. Assolutamente, John. Un altro consiglio è quello di suddividere le domande complesse in parti più piccole. Analizza ogni componente e affrontali uno per fornire una risposta completa. È un approccio intelligente, Anna. Suddividendo la domanda, puoi affrontare ogni aspetto separatamente, facilitando la formulazione di una risposta chiara e concisa. Sì, John. Ed è importante essere onesti se non conosci la risposta. Invece di indovinare o fornire informazioni errate, è meglio ammettere che non sei sicuro. Sono completamente d'accordo, Anna. L'onestà è fondamentale. Se non disponi delle informazioni, è meglio riconoscerle e offrirti di trovare la risposta in un secondo momento. Dimostra integrità. Assolutamente, John. Inoltre, quando rispondi a domande impegnative,
Prova a fornire esempi o prove a sostegno del tuo punto di vista. Aggiunge credibilità alla tua risposta. Ottimo consiglio, Anna. Supportare la tua risposta con esempi o prove dimostra che hai riflettuto a fondo sulla domanda e puoi confermare la tua opinione. Sì, John. E in situazioni in cui ti potrebbe essere posta una domanda delicata o controversa, è importante mantenere un tono rispettoso ed evitare di metterti sulla difensiva. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Rispondere con calma e rispetto, anche in situazioni difficili, dimostra maturità e professionalità. Aiuta a promuovere un dialogo costruttivo. Assolutamente, John. Infine, pratica l'ascolto attivo durante le conversazioni. Presta attenzione alle parole, al tono e al linguaggio del corpo dell'oratore per comprendere appieno la sua domanda. Questo è un punto cruciale, Anna. L'ascolto attivo consente di cogliere le sfumature della domanda e rispondere in modo appropriato, portando a una comunicazione più significativa ed efficace. Davvero, John. Implementando questi suggerimenti, possiamo affrontare con sicurezza domande impegnative e fornire risposte ponderate e complete. Apprezzo queste preziose intuizioni, Anna. Questi suggerimenti mi aiuteranno senza dubbio a gestire le domande impegnative in modo più efficace. Grazie per aver condiviso la tua esperienza. Benvenuto, John. Sono lieto di esserti stato utile. Ricorda che la pratica rende perfetti, quindi non esitare a mettere in pratica questi suggerimenti. Con il tempo diventerai più abile. Lo terrò sicuramente a mente, Anna. Grazie ancora. Sono entusiasta di mettere in pratica queste strategie e migliorare la mia risposta a domande impegnative. Lezione 9. A partire dalla prossima settimana. Sembra giusto. Quando puoi iniziare? Posso iniziare la settimana prossima. È conveniente per te? Sì, la prossima settimana va bene per me. Mi assicurerò che tutto sia pronto per il tuo arrivo. Grazie, John. Ti ringrazio per la tua disponibilità. Sono entusiasta di entrare a far parte del team. Siamo entusiasti di averti a bordo, Anna. Le tue capacità ed esperienza saranno una preziosa aggiunta al nostro team. Sono felice di sentirlo, John. Sono ansioso di contribuire e avere un impatto positivo. È bello sentirlo, Anna. Abbiamo in programma alcuni progetti interessanti e sono sicuro che prospererai in questo ambiente. Sono pronto per la sfida, John. Sono sicuro di poter gestire qualsiasi cosa mi capiti. Questo è lo spirito, Anna. Un atteggiamento positivo e la volontà di imparare ti porteranno lontano. Grazie, John. Grazie per questa opportunità e farò del mio meglio. Non ho dubbi, Anna. La tua dedizione e il tuo entusiasmo sono encomiabili. Apprezzo la tua fiducia, John. Farò tutto il possibile per superare le tue aspettative. Credo nelle tue capacità, Anna. Ricordati solo di chiedere aiuto se mai ne avrai bisogno. Siamo qui per aiutarti. Grazie, John. Non esiterò a chiedere consiglio quando necessario. Il lavoro di squadra è essenziale per il successo. Assolutamente, Anna. Assieme possiamo fare grandi cose.
Non vedo l'ora di lavorare con te. Allo stesso modo, John. Sfruttiamo al massimo questa opportunità e creiamo qualcosa di straordinario. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Benvenuto nel team e iniziamo insieme un viaggio emozionante. Grazie, John. Sono entusiasta di farne parte. Facciamo la differenza e raggiungiamo i nostri obiettivi. Anzi, Anna. Con il tuo arrivo, sono sicuro che siamo un passo più vicini al raggiungimento di nuove vite. Lezione 10. Dialogo e comprensione. Sì, alcuni chiedono il dialogo e la comprensione tra tutte le parti. Sono d'accordo, John. In tempi di conflitto, è fondamentale promuovere una comunicazione aperta e cercare un terreno comune. Assolutamente, Anna. Quando le persone si riuniscono per ascoltare e comprendere le rispettive prospettive, si apre la strada alla ricerca di soluzioni pacifiche. Esatto, John. Il dialogo ci permette di abbattere le barriere e costruire ponti di comprensione. È essenziale affrontare queste conversazioni con empatia e rispetto, Anna. Le esperienze e le opinioni di tutti sono importanti. Non potrei essere più d'accordo, John. Riconoscendo e valorizzando i diversi punti di vista, possiamo creare un ambiente favorevole al dialogo. Anzi, Anna. È importante ricordare che il dialogo non significa accordo, ma ci aiuta ad acquisire conoscenze e a trovare aree di comprensione reciproca. Assolutamente, John. Attraverso il dialogo, possiamo trovare valori comuni e obiettivi condivisi che possono unirci nonostante le nostre differenze. Questo è un punto valido, Anna. Accade spesso che abbiamo più cose in comune di quanto pensiamo. Il dialogo ci aiuta a scoprire questi valori condivisi. Sì, John. Si tratta di trovare l'umanità l'uno nell'altro e riconoscere che tutti abbiamo speranze, paure e aspirazioni. Ben detto, Anna. Quando affrontiamo le conversazioni con una mente aperta e la volontà di imparare, possiamo colmare le divisioni e favorire la comprensione. E non si tratta solo di parlare, John. È altrettanto importante ascoltare attivamente gli altri e mostrare sincero interesse per le loro prospettive. Assolutamente, Anna. L'ascolto attivo ci permette di cogliere le sfumature dei diversi punti di vista e di rispondere con attenzione. Inoltre, dovremmo sforzarci di creare uno spazio sicuro e inclusivo, in cui tutti si sentano a proprio agio nell'esprimere i propri pensieri senza paura di essere giudicati. Sono completamente d'accordo, Anna. Un dialogo rispettoso e inclusivo incoraggia le persone a condividere le proprie esperienze e a trovare punti in comune. Impegnandoci nel dialogo, possiamo sfidare i nostri pregiudizi e le nostre nozioni preconcette, favorendo la crescita personale e ampliando la nostra comprensione. Questo è un aspetto cruciale, Anna. Il dialogo ci aiuta ad ampliare i nostri orizzonti e a vedere il mondo attraverso lenti diverse. Esattamente, John. È attraverso conversazioni aperte e oneste che possiamo creare fiducia, empatia e, in definitiva, una società più armoniosa. Non avrei potuto dirlo meglio, Anna. Continuiamo a sostenere il dialogo e la comprensione nelle nostre interazioni con gli altri. Assolutamente, John. Insieme, possiamo contribuire a un mondo più compassionevole e connesso.
Sono grata per queste conversazioni perspicaci, Anna. Ci ricordano il potere del dialogo nel promuovere la comprensione e l'armonia. Mi sento allo stesso modo, John. Continuiamo ad abbracciare il dialogo e incoraggiamo gli altri a fare lo stesso. È un passo verso un futuro migliore. Anzi, Anna. Il dialogo è uno strumento potente che può condurci verso un mondo più pacifico e inclusivo. Continuiamo le conversazioni. Lezione 11. Pagamento al check-out. Puoi saldare il pagamento alla reception al momento del check-out. Grazie per avermelo fatto sapere, John. Potresti chiarire i metodi di pagamento accettati? Certo, Anna. La reception accetta sia contanti che le principali carte di credito per il pagamento. Questo è comodo. Di solito preferisco usare la mia carta di credito per le transazioni. Sono previsti costi aggiuntivi per i pagamenti con carta? No, Anna. Non ci sono costi aggiuntivi per l'utilizzo di una carta di credito. L'importo che vedi sulla fattura è l'importo totale da pagare. È bello sentirlo. È più facile tenere traccia delle mie spese quando pago con una carta. Riceverò una ricevuta del pagamento? Sì, Anna. Dopo aver saldato il pagamento, la reception ti fornirà una ricevuta dettagliata da archiviare. Eccellente. Avere una ricevuta sarà utile ai fini del rimborso. Ci sono istruzioni specifiche che devo seguire per saldare il pagamento? Al momento del check-out, è sufficiente informare l'addetto alla reception che si desidera saldare il conto. Ti guideranno attraverso il processo di pagamento. Capito, John. Mi assicurerò di informarli durante il check-out. Cosa devo fare se ho domande o discrepanze sulla fattura? Se avete domande o notate discrepanze, si prega di portarle all'attenzione dell'addetto alla reception. Ti aiuteranno a risolvere eventuali dubbi. Questo è rassicurante. È utile sapere che esiste un punto di contatto dedicato per qualsiasi richiesta di fatturazione. C'è una scadenza per saldare il pagamento? Generalmente, il pagamento dovrebbe essere saldato al momento del check-out, Anna. È meglio saldare il conto prima di lasciare i locali. Ho capito, John. Mi assicurerò di saldare il pagamento prontamente al momento del check-out. Grazie per aver fornito tutte le informazioni necessarie. Benvenuta, Anna. Se hai ulteriori domande o hai bisogno di assistenza durante il soggiorno, non esitare a contattarci. Goditi il tuo tempo qui. Lezione 12. Partenza e arrivo. Durante la partenza e l'arrivo, è bello sentirlo. Hai trovato facile navigare in aeroporto? Sì, John. I cartelli e le indicazioni per l'aeroporto erano chiari, il che mi ha permesso di orientarmi facilmente. Questo è buono a sapersi. Hai avuto problemi con i controlli di sicurezza o le procedure doganali? No, è andato tutto liscio. I controlli di sicurezza sono stati efficienti e il processo doganale è stato semplice. È un sollievo. Avevi voli in coincidenza o era un viaggio diretto? Era un volo diretto, John. Non dovevo preoccuparmi di fare collegamenti.
Questo deve averti fatto risparmiare un sacco di tempo e fatica. Che ne dici del processo di imbarco? È stato organizzato? Sì, il processo di imbarco è stato ben organizzato. Hanno seguito le zone di imbarco e il personale è stato utile nel guidare i passeggeri. È bello sentirlo. Una volta arrivato a destinazione, hai avuto difficoltà con l'immigrazione? No, il processo di immigrazione è stato efficiente. Gli ufficiali sono stati cordiali e hanno elaborato i documenti rapidamente. Questa è una buona notizia. Dopo lo sdoganamento dell'immigrazione, hai dovuto aspettare a lungo per il tuo bagaglio? Fortunatamente non ho dovuto aspettare molto. Il bagaglio è arrivato prontamente e sono riuscito a ritirarlo senza problemi. Questo è comodo. Hai organizzato il trasporto in anticipo o hai trovato un taxi all'aeroporto? Avevo prenotato il trasporto, John. Era comodo avere un autista ad aspettarmi all'arrivo. È una scelta intelligente. Fa risparmiare tempo e garantisce una transizione senza intoppi al tuo alloggio. Com'è stata l'esperienza complessiva? Nel complesso, è stato un viaggio tranquillo e senza problemi, John. I processi e le strutture aeroportuali l'hanno resa un'esperienza piacevole. È meraviglioso da sentire. Un viaggio senza stress dà un tono positivo al resto del viaggio. Sono contenta che sia andato tutto bene per te. Grazie, John. È stato davvero un ottimo inizio per il mio viaggio. Apprezzo la tua guida e i tuoi consigli. Benvenuta, Anna. Se hai altre domande o hai bisogno di assistenza durante il soggiorno, non esitare a contattarci. Goditi il tempo che trascorri a destinazione. Lezione 13. Frutti di Light. Forse potremmo preparare una macedonia di frutta fresca con una varietà di frutta colorata. Sembra delizioso, John. Che frutta suggerisci di includere? Che ne dici di iniziare con un po' di anguria succosa e fragole dolci? Sono ottime scelte. Aggiungiamo anche un po' di ananas piccante e un kiwi rinfrescante. Eccellente. Per bilanciare i sapori, possiamo includere anche delle mele verdi croccanti e dell'uva succulenta. Adoro la combinazione. Che ne dite di alcuni agrumi come arance e pompelmi per un tocco piccante? È un'idea fantastica. Gli agrumi aggiungeranno un elemento rinfrescante e piccante all'insalata. Sono d'accordo. Possiamo anche cospargere qualche foglia di menta fresca per un pizzico di freschezza erbacea. Assolutamente. La menta migliorerà l'aroma generale e fornirà un sapore delizioso. Per renderla ancora più invitante, possiamo condire la macedonia con un leggero condimento al miele e lime. È il tocco finale perfetto. Il condimento aggiungerà un tocco di dolcezza e piccantezza all'insalata. Non vedo l'ora di provarlo. Sembra una delizia deliziosa e salutare. Infatti. È un ottimo modo per gustare un dessert o uno spuntino leggero e rinfrescante. Sono contenta che ci sia venuta questa idea fruttata. È un'opzione semplice e deliziosa per ogni occasione. Assolutamente.
Inoltre, è un modo meraviglioso per incorporare una varietà di vitamine e nutrienti nella nostra dieta. Questo è vero. Sono entusiasta di godermi questa macedonia di frutta colorata e nutriente. Sarà una delizia fruttata. Raccogliamo gli ingredienti e iniziamo a prepararlo. Ci sto lavorando, John. Creiamo una meravigliosa macedonia di frutta che sarà sicuramente un successo. Non vedo l'ora, Anna. Godiamoci insieme la nostra creazione fruttata. Lezione 14. Strategie di implementazione. Ora che abbiamo trattato gli aspetti principali, concentriamoci sull'implementazione del nostro piano. Assolutamente, John. È tempo di mettere in atto le nostre strategie. Da dove dobbiamo iniziare? Suggerisco di iniziare fissando obiettivi specifici e creando una tempistica per ogni attività. Questa è una buona idea. Avere obiettivi e scadenze chiari ci manterrà concentrati e motivati. Una volta definiti i nostri obiettivi, suddividiamo ogni attività in passaggi più piccoli e gestibili. Scomporlo lo renderà meno opprimente e ci aiuterà a rimanere organizzati durante tutto il processo. Esattamente. Dovremmo inoltre allocare risorse e assegnare responsabilità per garantire un'esecuzione efficiente. Concordato. Assegnando i ruoli, tutti sapranno cosa devono fare e potranno contribuire efficacemente. La comunicazione sarà fondamentale durante questa fase di implementazione. Dovremmo effettuare controlli regolari per discutere dei progressi e affrontare eventuali sfide. Sì, rimanere in contatto e risolvere tempestivamente eventuali problemi ci aiuterà a rimanere in pista e ad apportare le modifiche necessarie. Inoltre, possiamo prendere in considerazione l'opportunità di sfruttare la tecnologia e l'automazione per semplificare i nostri processi. Questo è un ottimo punto, John. La tecnologia può aiutarci a lavorare in modo più efficiente e a risparmiare tempo. Mentre andiamo avanti, monitoriamo i nostri progressi e festeggiamo le piccole vittorie lungo il percorso. Celebrare le pietre miliari aumenterà il morale e manterrà vivo lo slancio per i nostri sforzi di implementazione. Assolutamente. Infine, rimaniamo flessibili e aperti al feedback, apportando modifiche quando necessario. Flessibilità e adattabilità saranno fondamentali per rispondere alle mutevoli circostanze e apportare miglioramenti. Credo che se seguiamo queste strategie, saremo sulla buona strada per un'implementazione di successo. Sono d'accordo, John. Sono entusiasta di vedere i nostri piani prendere vita e raggiungere i risultati desiderati. Rimaniamo concentrati e impegnati a farlo accadere. Ho fiducia nella nostra capacità di avere successo. Anch'io, John. Con i nostri sforzi e la nostra dedizione combinati, possiamo trasformare i nostri obiettivi in realtà. Cominciamo e facciamo in modo che le cose accadano. Non vedo l'ora di vedere i nostri progressi. Lo stesso, John. Facciamo del nostro meglio e rendiamo questa implementazione un successo. Assolutamente, Anna. Ci aspetta un viaggio fruttuoso e gratificante. Lezione 15. Prodotti essenziali per la spesa. Cosa c'è sulla lista della spesa, Anna? Devo ritirare alcuni articoli. Abbiamo bisogno di pane, latte,
uova e frutta. Questi sono gli elementi essenziali. Va bene, mi assicurerò di procurarmeli. C'è un tipo specifico di pane che preferisci? Il pane integrale sarebbe ottimo. È più sano e contiene più fibre. Notato. Aggiungerò pane integrale alla lista. Che ne dici del latte? Qualche preferenza? Basta il normal latte di mucca. Lo usiamo per vari scopi. È latte di mucca. E uova, posso prenderne una dozzina? Sì, una dozzina di uova dovrebbero bastare. Possiamo usarli per cucinare e cuocere al forno. Perfetto, ora parliamo dei frutti. Quali vorresti avere? Prendiamo banane, mele e arance. Sono versatili e nutrienti. Suona bene. Aggiungerò banane, mele e arance alla lista della spesa. Ottimo. C'è altro di cui abbiamo bisogno dal negozio? Non riesco a pensare ad altro al momento. Credo che abbiamo coperto l'essenziale. Bene allora, assicuriamoci di prendere tutto sulla lista. Grazie, John. Benvenuta, Anna. Adesso vado al negozio e torno presto con la spesa. Abbi cura di te, John, e non dimenticare la lista. Ci vediamo quando torni. Non lo dimenticherò. A presto, Anna. Tornerò a breve. Lezione 16. Accogliere le richieste. Anna, è fantastico. Potete fornire anche cuscini e coperte extra per gli ospiti? Certo, John. Mi assicurerò di procurare cuscini e coperte extra per assicurarne il massimo comfort. Grazie, Anna. È importante creare un ambiente accogliente e accogliente per i nostri ospiti. Assolutamente, John. Fornire servizi aggiuntivi dimostra la nostra attenzione ai dettagli e la cura per le loro esigenze. Avere cuscini e coperte extra permetterà ai nostri ospiti di personalizzare la loro sistemazione per la notte. È sempre bene avere opzioni e soddisfare le preferenze individuali. Sono d'accordo, Anna. Alcune persone preferiscono i cuscini più rigidi, mentre altri preferiscono quelli più morbidi. E alcuni potrebbero sentirsi più freddi di notte, e apprezzare avere una coperta extra per tenerli al caldo. Soddisfacendo queste preferenze, possiamo migliorare la loro esperienza complessiva durante il loro soggiorno. Si tratta di fornire un'atmosfera confortevole e piacevole per i nostri ospiti. Esattamente, Anna. Vogliamo che si sentano a casa e abbiano una notte di sonno riposante. Oltre a cuscini e coperte, dovremmo anche assicurarci che i letti siano puliti e ben tenuti. La pulizia è fondamentale, Anna. Lenzuola fresche e una zona notte ordinata contribuiscono a un piacevole soggiorno. Lavare e cambiare regolarmente la biancheria da letto è essenziale per mantenere l'igiene e il comfort. Dovremmo inoltre verificare eventuali segni di usura e sostituire eventuali articoli danneggiati o usurati.
L'attenzione ai dettagli contribuisce notevolmente a creare un'impressione positiva e a guadagnare la soddisfazione dei nostri ospiti. Assolutamente, Anna. Sono le piccole cose che possono fare una grande differenza nella loro esperienza complessiva. Fornire uno spazio confortevole e invitante lascerà un'impressione duratura e incoraggerà le visite ripetute. Inoltre, il passaparola positivo degli ospiti soddisfatti può aiutare ad attirare nuovi visitatori. È una situazione vantaggiosa per tutti, John. Dando priorità al comfort degli ospiti, possiamo costruire una solida reputazione per la nostra struttura. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, Anna. La tua attenzione ai dettagli e la tua dedizione ai nostri ospiti sono inestimabili. Grazie, John. Credo che fare il possibile per i nostri ospiti sia ciò che ci distingue. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Continuiamo a superare le aspettative e a creare esperienze memorabili per i nostri ospiti. Insieme, possiamo garantire che ogni ospite si senta accolto e curato durante il suo soggiorno. Sono grata di averti come partner in questa impresa, Anna. Il tuo impegno è davvero notevole. Il sentimento è reciproco, John. Brindiamo a offrire un'ospitalità eccezionale e ad avere un impatto positivo sui nostri ospiti. Complimenti, Anna. Auguriamo sistemazioni confortevoli e ospiti felici. Salute, John. Che i nostri sforzi creino un ambiente caldo e invitante che induca i nostri ospiti a tornare. Berrò fino a quello, Anna. Complimenti per l'eccezionale ospitalità e tanti altri ospiti soddisfatti in futuro. Lezione 17. Collaborazione e panoramiche. Sì, Anna, il loro contributo è fondamentale. Daremo a tutti una panoramica per assicurarci che tutti siano sulla stessa pagina. Assolutamente, John. Fornire una panoramica aiuta a definire il contesto e offre a tutti una chiara comprensione della situazione. È importante promuovere la collaborazione e assicurarsi che le idee e i punti di vista di tutti vengano ascoltati. La collaborazione porta a un migliore processo decisionale e ci consente di sfruttare le conoscenze e le competenze collettive del team. Esatto, Anna. Quando tutti sono informati e coinvolti, possiamo ottenere di più insieme. Prima della riunione, dovremmo raccogliere tutte le informazioni necessarie e preparare una panoramica concisa. D'accordo, Anna. Una panoramica ben preparata aiuterà a guidare la discussione e assicurerà di coprire tutti i punti chiave. È importante essere chiari e concisi nella nostra comunicazione, in modo che tutti possano comprendere facilmente le idee principali. Assolutamente, Anna. Dovremmo evitare il gergo inutile e usare un linguaggio semplice per renderlo accessibile a tutti. Anche gli ausili visivi come grafici o diapositive possono essere utili per presentare la panoramica e sostenere i nostri punti. Le rappresentazioni visive possono migliorare la comprensione e rendere più digeribili le informazioni complesse. Durante l'incontro, dovremmo incoraggiare la partecipazione attiva e invitare tutti a condividere i propri pensieri e idee. È essenziale, Anna. Ogni membro del team apporta intuizioni e prospettive uniche che possono contribuire alla discussione.
Dovremmo creare un ambiente sicuro e inclusivo in cui tutti si sentano a proprio agio nell'esprimere le proprie opinioni. Anche l'ascolto attivo è fondamentale. Dimostra rispetto per i punti di vista degli altri e ci consente di basarci sulle loro idee. Esattamente, John. Ascoltando attentamente, possiamo identificare punti in comune e trovare soluzioni a beneficio dell'intero team. Dopo la riunione, è importante riassumere i punti principali discussi e condividere la panoramica con tutti. Riassumere i punti chiave aiuta a rafforzare le informazioni e garantisce che tutti abbiano un riferimento chiaro. Inoltre, dovremmo dare seguito a eventuali azioni o passaggi successivi identificati durante la riunione. Seguire le azioni intraprese dimostra il nostro impegno nei confronti degli obiettivi e dei progressi del team. Ed è importante rispondere a qualsiasi domanda o dubbio che possa essere sorto durante la riunione o dopo. Assolutamente, John. Fornire risposte e chiarimenti tempestivi aiuta a mantenere aperte le linee di comunicazione. La collaborazione è un processo continuo e dovremmo aggiornare e coinvolgere regolarmente il team man mano che facciamo progressi. Mantenere tutti informati e coinvolti garantisce che procediamo insieme verso i nostri obiettivi condivisi. Apprezzo il tuo impegno per una collaborazione efficace, Anna. Lavorare in squadra è fondamentale per raggiungere il successo. Grazie, John. Credo che lavorando insieme e valorizzando i reciproci contributi, possiamo realizzare grandi cose. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Continuiamo a promuovere un ambiente collaborativo e inclusivo. Insieme possiamo ottenere risultati straordinari e avere un impatto positivo. Sono grata di averti come partner in questo viaggio, Anna. Continuiamo a collaborare e ispirarci a vicenda. Il sentimento è reciproco, John. A presto a collaborazioni di successo e a molte altre riunioni produttive. Complimenti, Anna. Che il nostro lavoro di squadra ci avvicini ai nostri obiettivi e crei un ambiente di lavoro positivo. Salute, John. Alziamo gli occhiali alla collaborazione e al potere del lavorare insieme. Berrò fino a quello, Anna. Complimenti per un efficace lavoro di squadra e per un futuro radioso. Lezione 18. Catene alberghiere preferite. Hai delle catene alberghiere preferite? Sì, mi piacciono molto gli hotel Marriott. Offrono sempre un servizio eccellente. Oh, è bello sapersi. Lo terrò a mente. Cosa ti piace degli hotel Marriott? Trovo che le loro camere siano molto confortevoli e ben tenute. Anche il personale è cordiale e disponibile. Questo è fantastico. Prenderò sicuramente in considerazione l'idea di soggiornare in un hotel Marriott la prossima volta che viaggio. Ci sono altre catene alberghiere che mi consigliate? Anche gli hotel Hilton sono abbastanza buoni. Hanno una vasta gamma di servizi e la loro posizione è generalmente comoda. Anch'io ho sentito parlare bene di Hilton. Mi assicurerò di controllarli. Ci sono hotel Hilton specifici in cui ti è piaciuto soggiornare?
Ho avuto una piacevole esperienza al Hilton Garden Inn di New York City. La posizione era perfetta per esplorare la città. Grazie per la raccomandazione. Lo aggiungerò alla mia lista. Ci sono altre catene alberghiere che pensi che dovrei prendere in considerazione? Se stai cercando il lusso, ti consiglio The Ritz-Carlton. Le loro proprietà sono note per la loro eleganza e il servizio di prim'ordine. Il Ritz-Carlton sembra incredibile. Lo terrò a mente per le occasioni speciali. Qualche catena alberghiera economica che puoi consigliare? Certo, se viaggi con un budget limitato, ti suggerisco di dare un'occhiata all'Holiday Inn Express. Offrono camere confortevoli a prezzi convenienti. È bello saperlo. Sicuramente cercherò l'Holiday Inn Express per il mio prossimo viaggio economico. Grazie per il suggerimento. Siete i benvenuti. Sono lieto di esserti stato utile. Ricordati di leggere le recensioni e confrontare i prezzi prima di prendere una decisione definitiva. Assolutamente, mi assicurerò di fare le mie ricerche. Grazie ancora per aver condiviso con me le tue catene alberghiere preferite. Non è affatto un problema. Spero che vi divertiate molto durante i vostri viaggi futuri. Lo apprezzo. Abbi cura di te e buona giornata. Lezione 19. Acquisti di decorazioni natalizie. Hai già iniziato a fare acquisti per le decorazioni natalizie? Non ancora, ma sono entusiasta di iniziare. Adoro decorare per le feste. Anch'io. È sempre divertente portare questo spirito festivo nelle nostre case. Qualche decorazione specifica che stai cercando di acquistare? Voglio procurarmi un bell'albero di Natale grande, e degli ornamenti colorati da appendere. Voi che ne dite? Ho intenzione di procurarmi delle lucine per decorare l'albero e la casa. Penso che creino un'atmosfera magica. Oh, sono d'accordo. Le lucine possono davvero trasformare l'atmosfera. Preferisci le luci bianche o colorate? Mi piacciono entrambi, ma penso che quest'anno sceglierò luci bianche calde. Danno un'atmosfera accogliente e classica. Sembra adorabile. Penso che userò luci colorate per renderlo più vivace. Che ne dici di altre decorazioni come ghirlande o calze? Voglio assolutamente una ghirlanda per la porta d'ingresso. Aggiunge un bel tocco di verde e accoglie gli ospiti. E le calze sono un must per il caminetto. Assolutamente. Mi assicurerò di prendere anche delle calze. È sempre emozionante riempirli di piccoli regali e chicche. Questo è vero. È come una piccola sorpresa che ti aspetta la mattina di Natale. Ci sono negozi specifici che intendi visitare per le decorazioni? Di solito vado a un mercatino di Natale locale. Hanno una grande varietà di decorazioni e oggetti unici fatti a mano. Sembra meraviglioso. Dovrò dare un'occhiata anche al mercatino di Natale nella mia zona. È sempre bello sostenere le imprese locali. Sicuramente. Inoltre, in questi mercati puoi trovare pezzi davvero speciali e unici nel loro genere. Aggiunge un tocco personale alle tue decorazioni. Sono completamente d'accordo. È bello avere qualcosa di unico che si distingue. Hai qualche consiglio per trovare le migliori offerte sulle decorazioni natalizie?
Un consiglio è fare acquisti presto. I prezzi tendono ad aumentare con l'avvicinarsi del Natale, quindi è bene iniziare a fare acquisti in anticipo. E tieni d'occhio le vendite e gli sconti. Grazie per il consiglio. Mi assicurerò di iniziare presto a fare acquisti e di tenere d'occhio le offerte. È sempre bello risparmiare. Siete i benvenuti. Spero che troviate delle bellissime decorazioni a buon prezzo. Il Natale è un periodo dell'anno così magico. Lo è davvero. Non vedo l'ora di iniziare a decorare e di entrare nello spirito natalizio. Grazie per aver parlato con me delle decorazioni natalizie. È un piacere. È sempre divertente parlare delle tradizioni natalizie. Divertitevi a decorare e vi auguro un gioioso periodo natalizio. Grazie. Lo stesso per te. Buon Natale in anticipo.